Ciao a tutti e bentornati su Obiettivi a Mente. Oggi è con noi la dottoressa Rossella Di Palma. Ciao Rossella, Ciao, grazie ciao innanzitutto per essere Pasquale, qui. tutto bene? Tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Allora, vi spiego chi è Rossella. Rossella è un'imprenditrice, proprietaria di un centro polisportivo con diverse attività, che poi lei ci descriverà meglio, anche perché sono tante, quindi non me le ricorderei tutte. E la sua ultima sfida importante è stata la piscina per cani, il Dog Water Park, una piscina che per il Sud Italia è stata una novità, per Bari in particolare, quindi poi è stata anche in televisione, in varie emittenti, televisioni nazionali, insomma, ha avuto un successore. E tra l'altro io ho avuto anche il piacere di collaborare per i primi anni e quindi ho vissuto proprio dall'interno la nascita di questo nuovo progetto di Rossella. Dunque, Rossella, se ci puoi raccontare meglio di come ho fatto io, chi sei, insomma, di cosa ti occupi e poi Certo. se ci puoi dire da dove deriva la tua mentalità imprenditoriale. Questa proprio come prima domanda. Allora, intanto grazie per tutte per tutta la premessa. Vero è che diciamo che il mio percorso di studi era indirizzato verso quelli giuridici. Io sono laureata in giurisprudenza, ho fatto tutto un percorso così come si vuole da giurista. Inculcata da un po' dalla mamma che in qualità di docente, insomma, ci teneva molto a che io figlia potessi seguire, insomma, le mie ambizioni. Poi sai, quando sei giovane, Pasquale, vuoi cambiare il mondo, no? E così pensavo potesse essere per me. In effetti all'inizio lo studio è andato benissimo, mi sono laureata molto presto con bellissimi voti. La realtà poi qual è? Che mi sono resa conto che praticando il mondo tra tribunali e casistiche varie, le lungaggini che purtroppo ancora oggi affetta la nostra realtà non consentiva di tutelare i diritti delle persone. E così mi sono interessata ulteriormente a quello che era il mondo della mia famiglia, legato soprattutto a quello dell'imprenditoria, perché papà è stato davvero un pioniere iniziando dagli anni '80, grazie ai suoi viaggi tra Londra, la Germania, ha introdotto qui al sud delle attività sportive di cui a quel tempo non si sentiva neanche parlare. Calcola che ha introdotto un bowling, la gente veniva da tutta la Puglia per poter frequentare quella struttura, è stato un grande boom di divertimento. Se tu pensi che mio nonno insieme a un suo amico, quando vennero a vedere questa realtà sportiva di mio padre, non credevano ai loro occhi, a che la gente pagasse per tirare una palla, no? Sai, a quel tempo, gli anni '80, insomma, un uomo di 70 anni come mio nonno, vedere tutta questa gente che veniva lì per questa novità introdotta dal figlio, sai, era una grande soddisfazione, ma nello stesso tempo era incredulo nel comprendere queste dinamiche che si erano introdotte non solo in Italia, ma soprattutto al sud e grazie a mio padre. Quindi nasco grazie a questa grande volontà di mio padre di darci la curiosità, di darci la voglia di fare, di creare novità, opportunità di lavoro e rimanere sempre umili. Un esempio a tutti gli effetti, da cui Sì, grande assolutamente osservatore. sì. Grande osservatore, grande curioso, soprattutto, credimi Pasquale, ancora oggi riesce a vedere molto, molto, molto più lungo di quello che si possa immaginare, no? Sai, molti uomini a 70 anni qui in Italia sono abituati ad andare in pensione, però credo che gli imprenditori che hanno nel sangue questa verve
non vadano mai in pensione. Mio padre è un grande esempio di questo. Io spero un giorno di poter essere come lui. Beh, insomma, Quindi questa è la mia grande soddisfazione, il mio grande sogno, è essere un po' come mio padre. In merito alla piscina, tu poi mi allungherai chiaramente dei riferimenti per poter vedere anche qualche... certo, sì. Perché magari uno pensa alla piscina per cani come una bagnarola dove no, possono andare a nuotare i cani, invece è una struttura importante. Sì. Bella. Hai detto proprio bene. Sì, Anche questa credimi. idea, come ti è balenata? Perché ecco, ora ti chiedo come ti è venuta in mente questa idea qui della piscina per cani. Allora, questa idea, intanto hai detto bene all'inizio, e sono contenta che, come hai detto in premessa, tu l'hai potuto testare, no? L'hai visto per un paio di anni, anche, forse 3, sei stato lì diciamo, a illuminarmi nella sezione dell'ambito cinofilo, sei stata una grande guida. Da dove parte questa passione? Intanto parte da quello che io ho sempre fatto, cioè il mio legame allo sport. Io ho sempre amato il mio contesto, perché parliamo di un contesto sportivo. Mi sono resa conto, grazie al mio Golden, Sean, che ha vissuto con me 14 anni, quindi è stata una presenza, un grande amico, il cosiddetto amico fedele a quattro zampe, e grazie a lui io ho imparato che il rispetto per il proprio animale volesse dire appagarlo anche nel divertimento, soprattutto nel divertimento, nel relax. E guarda, io nelle mie aziende ho sempre avuto delle piscine e gli regalavo dei grandissimi momenti a fine stagione per poter fare, chiaramente una volta che erano concluse le stagioni estive, di poter fare i cosiddetti bagni settembrini. Li facevamo io e lui a porte chiuse ed era bellissimo perché era un grande momento di divertimento reciproco, e quando io ho perso il mio cane ho ripensato alle grandi opportunità che ci siamo interscambiati, no? E davvero il Dogwater Park nasce con la voglia dei proprietari di cani di trovare un'oasi felice, di trovare un contesto comune dove non ci sia nessun giudizio, no? Nel fare il bagno insieme al proprio cane, perché è una cosa bella, non c'è nulla di che, no? È bello poter condividere anche il momento dell'estate insieme, e anzi, grazie alla mia realtà, molti del sud hanno un po' aperto la mente a non abbandonare i cani, a capire che ci sono delle strutture dove si può stare insieme bene. Non si parla di una piccola piscina, stiamo parlando di una grandissima piscina di 35 metri, c'è tutta l'area è circoscritta da ombrelloni, zone relax, ci sono dei chioschi bar, c'è una bellissima reception con delle figure accoglienti, c'è sempre un riferimento di un educatore cinofilo, anche è vero che, come dicevamo, tu sei stata una grandissima guida, grazie a te io sono diventata educatrice cinofila, ma quella era una bella tappa, perché per poter essere imprenditore e per poter proporre al meglio una struttura bisogna essere sempre aggiornati, stare sul pezzo, conoscere anche i bisogni del cane, no? Conoscere anche delle problematiche. Io proprio in merito a questo
ci terrei veramente a sottolineare, no, quanto la vera mentalità dell'imprenditore, cioè uno può anche vedere, no, un business, chiaramente, perché altrimenti uno non apre un'attività per andarci a perdere, e questo è ovvio, però c'è modo e modo di fare le cose, no? E la tua cosa che io ho ammirato, la tua intelligenza imprenditoriale, qual è stata? Che, ok, ho in mente di fare questa roba qui, ma prima di farla mi faccio un corso da educatore cinofilo che sicuramente non userò mai, perché appunto avendo 8.000 cose da seguire, figurati se metto a fare l'educatore cinofilo, però acquisire i mezzi per poter capire, no, cosa il cane sta pensando, come sta vivendo la situazione, l'approccio corretto che ci deve essere tra proprietario e cane, o tra chi gestisce una struttura del genere con il proprio cliente cane. Esatto. Avere questa sensibilità di dire ok, è un investimento, ma è un investimento che alla base deve avere della conoscenza, che è la differenza da molti che invece, no, pensano solo al soldo, poi fanno la stessa cosa e la stessa cosa non gli riesce. Non riesce. Colpa al mercato, colpa si dà, no, una serie di alibi che poi in realtà è perché ha gestito lui male in prima persona, cioè i soldi bene, bisogna investirli, ma bisogna avere altre qualità. E tu, certo. E questa è una cosa che ci tengo a sottolineare. Questo grazie, però è sempre, vedi, poi il frutto di quello che la famiglia ti inculca. No, io ho imparato veramente tanto dalla mia famiglia e ogni momento è un momento utile per imparare, c'è sempre da imparare dalla gente, dai bisogni. La cosa più bella, come tu hai potuto notare lì in sede, c'è proprio la voglia di raccontare la propria storia, c'è proprio la voglia di condividere, di sentirsi simili, di non sentirsi dei diversi quando si gira per la città, quando si va in spiaggia, perché molta gente, non condividendo questo interesse, questa passione per i cani, e facilmente si ritrova lì a poter giudicare, quando poi alla fin fine, sai, poi c'è il proprietario medio, oppure c'è semplicemente colui che non sa gestire un cane e ha bisogno comunque di un riferimento tecnico. Io non ho voluto creare lì un pool di un pool cinofilo dove praticare gli sport cinofili. Certo, mi piace organizzare degli eventi, perché questo rientra sempre nel creare delle aspettative positive, nel far provare alla gente delle nuove esperienze, no? Sempre coadiuvate da una figura che possa seguire ogni step del proprietario, perché sai, se noi abbiamo questo grande compito di far conoscere, di far incuriosire la gente. Certo. Perché se io ho una struttura del genere posso notare da educatrice che ci sono delle cattive gestioni di un cucciolo, di un cane adulto, perché non posso dall'interno già sensibilizzare e portare al consiglio di frequentare un centro cinofilo che spende chiaramente le proprie energie nel fare questo ogni giorno. Quindi io non vedo competizione fra imprenditori, non bisogna sentire così forte una competizione che poi diventa sterile. È bello se c'è un interscambio, cioè io non mi rivolgo soltanto al cucciolo, ci sono cani anziani, ci sono cani sportivi che praticano la mia struttura, ci sono veterinari che vengono lì con i propri cani e guarda, è una cosa bellissima, perché ti ritrovi a parlare della sciocchezza o di grandi problematiche anche fisiche dei cani e non senti più quella differenza, non c'è più quel taglio, no? Che una persona quando entra in uno studio veterinario dice dottore o dottoressa, mi scusi, potrei. Lì è bello perché quando ti ritrovi il tuo vicino di ombrellone, chiamiamolo vicino di ombrellone, ma in realtà con questa situazione Covid il vicino di ombrellone quest'anno era a 5 metri,
Però è bello Lontani poterlo... di ombrellone quest'anno. Lontani di ombrelloni. Però il bello è questo, Pasquale, credo che bisognerebbe fare molto di più a livello umano per la gente che ci dà fiducia. Se ci puoi dire il traguardo come donna e come imprenditrice, il traguardo che hai raggiunto che ti ha dato più soddisfazione. Allora, come donna sicuramente la nascita di mio figlio ha cambiato un po' di cose. Mio figlio Alberto ha 20 mesi e devo dire che mi dà un gran da fare, però ed è una cosa bellissima, ti devo dire, guarda, mai come in questo periodo, per chi è imprenditore, potersi dedicare al proprio figlio per tante ore è fonte di grandi energie, per quanto possa essere stancante, ti rigenera vedere tuo figlio che sorride, che pronuncia il nome mamma, che cerca di attirare attenzione o gli insegni delle cose sono delle spugne in questo momento, prendono da tutte le parti ed è bellissimo. Quindi mi ritengo molto fortunata come donna. Perché in pieno regime, se non ci fosse stata sta roba del Covid, sarebbe Sì. stato molto più difficile, no? Per i tuoi ritmi. Esatto, Dire, esatto. che ora sei in azienda la mattina, giusto per... Io lo so. Sai cosa, Pasquale, che anche questo, sai, come donna non mi è pesato avere un figlio, e quindi le notti insonne o delle levatacce, perché tu sai che come imprenditrice io non sono mai stata legata all'orologio, io arrivo nelle mie aziende molto presto e vado via quando mi rendo conto di poter andare via, perché sai, la voglia di stare lì e vedere, poter accontentare un po' tutti, dare le giuste attenzioni tra collaboratori o utenti che hanno delle necessità, è quello, no? Poter stare lì più tempo possibile ti può garantire di sentirti in pace. Poi sai, come ti dicevo prima, l'importanza per me un giorno è poter lontanamente somigliare a mio padre, a quello che fa lui. Calcola che anche lui, nonostante i suoi problemi di salute, ancora segue le attività, non chiaramente non quelle che direttamente seguo io, però abbiamo sempre nuovi progetti da portare avanti ed è bello questo. Quindi ti dico, come traguardo, come ultimo traguardo c'è sicuramente il mio figlio, nel futuro il mio traguardo sarà somigliare a mio padre. Che questa roba della Quindi, piscina, per esempio, come l'ha interpretata lui? La piscina allora, acquatica, insomma, lui, guarda, ti dico, inizialmente era un po' incredulo, cioè non aveva ben inteso come si dovesse svolgere una giornata presso il Dog Water Park. Tu sai bene che gli imprenditori all'inizio non possono dire se sarà un grande boom oppure ti devi dare del tempo. Questo tempo è stato necessario anche per mio padre per capire di che stavi parlando. quanta passione ci stessi mettendo e quanti utenti in poco tempo abbiano scoperto la struttura. Guarda, anche e soprattutto grazie ai social. Mio padre si affacciava d'estate, in piena estate, si affacciava per cercarmi, per dirmi una sciocchezza, mi vedeva lavorare in acqua o come educatrice o aiutando l'educatore che era venuto in supporto. Era incredulo, no? E questa cosa mi ha lasciato a bocca aperta perché credimi, poi ha portato anche degli amici, dei suoi amici imprenditori a far conoscere, sai, la cosiddetta vecchia generazione, a far conoscere questo mondo. E quindi è bello, no? Io quando l'ho rivisto è riecheggiato nei miei ricordi quello che è capitato a lui quasi quasi alla mia età, no? Con tuo nonno. Con il padre. Quindi Quindi è questa è stata una... stata un'altra bella Sì, soddisfazione. è stato molto bello come figlia
ed è comunque bello anche come imprenditore vedere uno il più di esperienza, consenso, no? Che ti appoggia e dicevo, al di là di sì, essere padre, anzi, se no, ha un valore aggiunto perché insomma i genitori sono più esatto, se ti devono dire esatto, qualcosa. Quindi imprenditore d'esperienza, non più papà che sì, ti viene a dire sì, sì. brava, perché alla fine ci avevi visto te, Guarda, mio padre, guarda, ti dico questo aneddoto, mio padre non mi ha mai detto brava. chiaramente. Però il suo sguardo, i suoi sorrisi hanno sostituito pienamente tutte le parole. No, mio padre non è un uomo dai grandi abbracci, dalle carezze, dai gesti plateali, però tu calcola che è un uomo, un imprenditore che mi ha riservato un'area in azienda per poter fare quello che era il mio sogno, no? E per me questo è stato un grandissimo regalo, vale tantissimo per me avere il consenso di mio padre, avere degli spazi in azienda dove poter fare quello che io voglio fare. Poi sai, ci sono sempre altre cose che nasceranno di cui ti renderò partecipe. Però è bello così, cioè voglio dire, il papà, i genitori non devono essere sempre solo coloro che premiano, che dicono bravo, vai avanti così, perché una realtà aziendale può andare benissimo in un momento storico e può non andare bene poi in un altro, però è un uomo che mi ha dato una grande forza, una grande grinta, una grande determinazione. E quando un genitore riesce a rendere un figlio sicuro di sé e con grandi obiettivi, secondo me Certo. è questa la cosa più bella, ecco, quello che deve rimanere. Poi io sono una madre che con Alberto, insomma, me lo sto godendo, quindi grandi baci, grandi abbracci, me lo coccolo, faccio tutto quello che magari le pediatre non vorrebbero, però non per compensare, ecco, non voglio che passi questo come messaggio, non è per compensare una mancanza di mio padre, perché io ho avuto delle situazioni familiari, anche mie fisiche, dove la loro presenza mi ha salvato la vita. Poi magari ne parliamo anche dopo meglio. Però no, io sono così grazie a loro, io sono una madre presente grazie al mio lavoro, grazie al periodo storico che stiamo affrontando e anche perché per indole, voglio dire, mi riservo dei momenti esclusivi con mio figlio ed è bellissimo poterlo fare. Bene.